Ciao a tutti community! Oggi vi farò vedere come mi organizzo con la preparazione anticipata dei pasti settimanali e vi darò tanti spunti utili sulle cose da poter preparare. Inizio pesando due tipologie di legumi diversi, in modo da metterli in ammollo. Ho scelto per questa settimana i fagioli all'occhio, si chiamano così perché appunto fanno pensare a un occhio, e dei ceci. Quando non devo filmare faccio tutto quello che devo fare nel giro di qualche ora, quindi state tranquille che è una cosa semplicissima e che riuscite a fare nel giro di qualche ora, però almeno in settimana risparmierete molto ma molto tempo. Ed infine ho scelto di preparare del grano saraceno. Per ottimizzare i tempi vi consiglio di lavarli molto bene e poi metterli in ammollo. Visti i tempi di cottura molto lunghi, vi consiglio di mettere in ammollo anche il grano saraceno, in modo da dimezzare i tempi di cottura. Aggiungo ai legumi un po' di bicarbonato per facilitarne la cottura. Vi consiglio di mettere i legumi in ammollo la sera prima, così la mattina dopo saranno già pronti per essere cotti. L'ammollo consentirà di velocizzare la cottura e di conseguenza sprecheremo meno gas. Un'altra cosa che preparo settimanalmente è il pane, fatto con pochi semplici ingredienti ed è buonissimo. Setaccio 300 g di farina di grano duro, 400 g di farina di tipo 1, una bustina di lievito secco, 2 cucchiaini di zucchero per attivare il lievito. Ora mescolo bene tutto. Intiepidisco 540 g di acqua, mi raccomando deve essere tiepida e non calda, e la aggiungo all'impasto. 4 cucchiaini di sale e impasto bene tutto. Verso in una teglia ricoperta da carta forno e lascio lievitare per 2 ore circa. Continuo con le restanti preparazioni. Taglio le zucchine a fettine di mezzo centimetro circa. Visto che in settimana avrò pochissimo tempo da dedicare alla cucina, voglio facilitarmi la vita cuocendo già degli alimenti che potrò combinare facilmente tra loro, in modo da velocizzare la preparazione dei pasti. Questo metodo è utilissimo quando si ha pochissimo tempo a disposizione e ve lo straconsiglio perché vi rivoluzionerà la vita. Prendo delle spezie a piacere e insaporisco le zucchine. Aggiungo un po' di sale e mescolo bene tutto. Nel mio caso non aggiungo olio perché preferisco condirli al momento e a crudo, in modo che sia tutto più salutare. Cucino le zucchine in friggitrice ad aria, ma se voi non l'avete potete cuocerle in forno. Passo poi alla preparazione delle carote. Inizio a pelarle e poi le taglio in 2 o in 4 a seconda della grandezza. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my
like you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. A questo punto le zucchine saranno pronte e le verso in un contenitore per farle raffreddare bene. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Prendo il mio dorato tagliacarote elettrico che in estate è la mia salvezza. Adoro l'insalata di carote e per me poterla preparare così velocemente è stupendo. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Ho utilizzato le carote tagliate così principalmente per farne dell'insalata, ma in settimana ho preparato anche del grano saraceno al forno con mix di funghi e carote precedentemente saltate in padella. Il tutto insaporito con del galbanino e messo a gratinare al forno. Era veramente buonissimo. Avevo molti limoni super biologici che mi sono stati regalati, ma che ovviamente, essendo tanti e non consumandoli in breve tempo, li ho dovuti lavare bene all'esterno e li ho tagliati in 8 pezzi. Ho messo tutto in una bustina e li ho messi a congelare, così al bisogno prenderò la quantità necessaria. È un metodo che ho già testato e con cui mi sono trovata benissimo. Ho testato anche il metodo che prevede di congelare il succo di limone in cubetti, ma il limone contenuto in un cubetto è troppo rispetto a quello che utilizzo durante un pasto e il resto andrebbe sprecato. Invece, utilizzando gli spicchi di limone, la quantità è perfetta. Ed ecco il mio bottino di limoni. Prima di tagliare i limoni ho messo dell'acqua a bollire e ora è pronta. Aggiungo 2 cucchiaini di sale e verso il grano saraceno per procedere con la cottura. Dopo 15 minuti il grano saraceno è pronto. Lo verso quindi in un contenitore in modo che si raffreddi e poi lo conservo in frigo per i giorni a seguire. Volendo può anche essere porzionato e congelato. Passate le ore il pane avrà raggiunto la lievitazione, quindi posso procedere ad infornarlo a 220 gradi per 40 minuti circa. Ed ecco il pane caldo e pronto per essere mangiato. Il mio consiglio è di tenerlo fresco da gustare per un paio di giorni. Dopodiché consiglio di tagliarlo a fette e di congelarlo, in modo da avere sempre del pane pronto per i giorni a seguire. Guardate quanto è morbido. Il pane fatto in casa qualitativamente non ha paragoni rispetto al pane industriale. Alla sera, dopo 10 ore di ammollo, ho preparato i legumi per la cottura. Ho iniziato dai ceci. Prima li ho precotti in una pentola, in modo da rimuovere la schiuma con un cucchiaio di legno, perché quest'ultima contiene saponine. E poi li ho versati in pentola a pressione per la cottura. Ho aggiunto un filo d'olio per evitare che facciano troppa schiuma e poi ho aggiunto dell'alloro per rendere i legumi più digeribili. Ho fatto successivamente lo stesso procedimento per i fagioli.
Ed ecco i ceci sono pronti da gustare soli o da accompagnare a moltissimi piatti. Per farvi l'esempio di alcuni piatti possiamo preparare l'hummus di ceci, la zuppa di ceci, la pasta con i ceci e tanto altro. Ad esempio ho voluto provare i ceci croccanti in friggitrice ad aria, che basta semplicemente insaporire con delle spezie a piacere, un filo d'olio e cuocerli finché non saranno diventati croccanti. Sono davvero buonissimi, vi consiglio di provarli. Ed ecco un altro esempio di piatto preparato con grano saraceno, ceci e zucchine. Era buonissimo. Una volta cotti i fagioli ho aggiunto un po' di sugo e li ho cucinati ancora un po'. Poi ho versato tutto in un contenitore in modo da farli raffreddare. Una parte di questi li ho congelati in modo da consumarli anche nella settimana successiva. Questi fagioli sono buonissimi e tra l'altro sono i miei preferiti. Io spero con questo video di avervi dato tanti spunti utili per preparare anticipatamente parte dei vostri pasti settimanali. Se sì, lasciatemi un cuore nei commenti. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.